Buon fine settimana a tutti. Vi prego di scusare la mia voce che sono ancora in stato di convalescenza. Insomma, in queste ultime settimane sono successe parecchie cose. Io eviterei di entrare a gamba tesa nella politica interna italiana. Mi limito solo a dire che sono state settimane di schizofrenie perché ho visto, sentito di tutto al punto che, vabbè, per ora mi limito ancora ad ascoltare, ad osservare. Una sola cosa dico con certezza. Se il popolo italiano uscirà per manifestare per strada per il loro diritto alla dignità, avranno gli africani a fianco a loro. Su questo non ci piove. Come ho detto precedentemente, non voglio entrare nella politica interna italiana, però per quello che riguarda l'immigrazione, per quello che riguarda l'Africa, ho preso il tempo di ascoltare, di osservare prima di aprire bocca. Nessuno può dire a questo governo appena insediato che fa male ad andare a trattare sugli accordi di Dublino per cambiare un po' il peso dell'arrivo delle barche sull'Italia. Questa è una cosa che abbiamo tutti detto, abbiamo tutti cercato in tutti i modi di dire al vecchio ministro dell'interno. Anzi, abbiamo anche cercato collaborazione, cosa che non è stato possibile. Ma fa parte del passato. Dico, va bene ridistribuire gli immigrati, va bene, è normale, è naturale che non si lascia un uomo in pericolo in mare. Ma dobbiamo imparare a essere un po' sinceri tra di noi, perché qui in Occidente tutti parlano di immigrazione, accogliamo, non accogliamo, accettiamo, non accettiamo, ma nessuno parla mai delle cause di questa immigrazione. Dico bene immigrazione fra virgolette, perché per me queste sono delle deportazioni, perché l'Europa è fissata su questa cosa di immigrazione, per forza gli africani devono diventare immigrati. Qualcuno non lo nasconde nemmeno, abbiamo bisogno di manodopera. Io rispondo a quelli che dicono che hanno bisogno di manodopera. Fate le politiche per fare figli ai giovani occidentali e quelli saranno la manodopera che pagherà la pensione per i vostri anziani. Noi africani che devono sradicare dalla loro terra, ritrovarsi in condizione a dir poco disumane in Occidente, a lavorare per pagare la pensione dei vecchi occidentali. Questo tipo di discorso colonialista, di superiorità verso gli altri popoli deve finire. Non è più accettabile. Tutto il discorso, la manipolazione mediatica che state facendo, sì, l'ipotetica invasione africana, l'immigrazione di massa, quelli che vedete sul mare qui è il 0,000000001% della gioventù africana. E più di 70% ha meno di 30 anni. Se quelli veramente vogliono immigrare verso l'Europa, altro che nave ONG, dobbiamo cominciare a essere un po' seri, a smettere di prendere la gente in giro, a depredare un popolo e a presentarsi come colui che vuole salvare i giovani immigrati sofferenti di questo popolo. La gioventù africana, la minima parte che esce, che scappa per venire sul mar Mediterraneo, scappa perché in Africa c'è fame, perché in Africa c'è guerra, perché in Africa ci sono le malattie, le desolazioni, e tutto questo è dovuto alla politica imperialista della Francia, in particolare dell'Occidente in genere in Africa. Sono i motivi per i quali i giovani africani partono. Poi tutti si riempiono, no, bisogna ricevere, poi li ricevete che fine fanno?
Girate l'Europa, in tutte le grandi città, piccole città, ovunque vedete giovani africani in condizioni lasciati a loro stessi in un sistema nel quale non capiscono un bel niente. Queste sono delle bombe umane, perché nessun essere umano si lascia morire di fame. Quindi dopo la propaganda li riceviamo, li stanno qui sotto i nostri occhi, tutti vedono, nessuno fa nulla per loro. Allora che politica è questa? Tirarli dai lager della Libia che è diventato un no man's land provocato dalla stessa Francia e i suoi complici hanno attaccato, distrutto questo paese. Li tirate dai lager libici per buttarli nelle strade d'Europa e fare propaganda sulla loro pelle. Nel frattempo vi fate passare per quelli che lottano per i diritti umani. Basta con questa ipocrisia. Noi meniamo una lotta di liberazione. Noi vogliamo un'Africa libera dove gli africani vivono in pace e in dignità collaborando con il resto dell'umanità. Tutte queste manipolazioni mediatiche che state facendo, tutte queste menzogne, è perché la società civile occidentale non sa quello che sta succedendo nella società civile africana, perché c'è censura totale. Tutto quello che sta succedendo in questo momento in Africa, nel mondo africano, c'è una totale censura, non vogliono che voi sappiate nulla. Chiudo parlando velocemente di questa storia di Franco Sefa, è un'altra bufala. Visto che questo dibattito di Franco Sefa l'abbiamo preso in mano alla classe dirigente venduta africana e l'abbiamo portato al basso popolo, oggi in Africa tutti sanno che cos'è Franco Sefa. La Francia, avendo le spalle al muro, umiliata, il paese che si fa passare per il paese dei diritti umani, che sta depredando, massacrando 15 paesi africani sotto gli occhi di tutti, con benestare, la complicità e il silenzio di tutti, a parte il Movimento 5 Stelle che ha osato denunciare certe cose, a parte la Meloni qui in Italia. Ci sono partiti di sinistra che si dicono di sinistra, che hanno cercato a sopportare, a coprire il malaffare, i crimini commessi dalla Francia in Africa occidentale e in Africa centrale. Sul Franco Sefa non è cambiato nulla, è solo un'ipocrisia, che sia l'istituzione, che siano i 4 principi che tengono in piedi questa moneta nazista, non è cambiato nulla. Vogliono solo cambiare il nome per cercare di fare il gioco delle 3 carte, però nella sostanza è tutto come, anzi stanno cercando di fare entrare altri paesi africani dentro, oltre la devaluazione che sta per arrivare. Questa moneta sarà svalutata di nuovo, il che significherà che la depredazione sarà a porta aperta, che qualcosa che compravano a £1 lo compreranno a 50 centesimi. Ma di cosa stiamo parlando? Basta con questa ipocrisia. Basta. E gli stessi poteri che stanno depredando il mio popolo sono lo stessi poteri che oggi cercano di ricattare l'Italia. Punto. Il nuovo ministro degli affari esteri italiani nella sua prima dichiarazione ha detto che la priorità sarà data all'Africa. Ebbene, noi siamo qui, osserviamo, ascoltiamo, siamo tutto orecchio. Chiudo dicendo che basta, questa cosa, questo teatrino delle navi ONG, quanto tempo deve durare ancora? Quanto tempo durerà? Volete continuare a tenere la gente sotto pressione con queste cose che arrivano, immigrati, bisogna accoglierli, no, non bisogna tutto questo cinema a che serve? Se volete domani fermate questa cosa, siete in grado di attaccare stati interi, distruggerli, non potete fermare una piccola immigrazione, basta fare pressione su questi governi fantosci installati in Africa dalla Francia, che domani finisce questa storia. È tutta una manipolazione e nient'altro, è una deportazione
Prendete dei giovani, li buttate qui in Europa, nelle grandi città, senza nessuna possibilità. Gli italiani stessi non sanno come fare. Gli africani che vivono qui da 30 anni non sanno più dove dare la testa. Questi poveri ragazzi come faranno? Cosa faranno? È continuato a riempire le TV di immigrazione, va, viene, no, vogliamo, non vogliamo. L'unica soluzione è liberare l'Africa e permettere agli africani di vivere in pace e in dignità a casa loro. Se avete bisogno di operai per lavorare nelle vostre fabbriche, fate le politiche affinché i giovani italiani non scappano per andare altrove, che rimangono a casa a lavorare qui e a pagare la pensione dei loro nonni. Ecco quello che noi abbiamo a dire noi africani. Basta con questa ipocrisia. Auguro buon fine settimana a tutti. Grazie per l'ascolto.